Ciao e benvenuto nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Se non sei ancora iscritto al mio canale, ti invito ad iscriverti e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. E di regalarmi un bel like se ti è piaciuto il video, in modo tale da supportarmi e supportare il mio canale. Parliamo di un tutorial che avrei voluto fare veramente da tantissimo tempo. Una mascherina per la notte o per il viaggio. Quando per esempio c'è la luce, non possiamo abbassare le tende o comunque vogliamo farci un pisolino, ma per esempio siamo in viaggio, possiamo utilizzare questa maschera ed è facilissima da realizzare, quindi un modo facile per fare un regalino ai parenti oppure agli amici. Ho voluto utilizzare questa mascherina per il viso di colore rosa con il pizzetto bianco, ma tu lo puoi realizzare di tutti i colori che vuoi e modalità che vuoi, a tua discrezione, ma per la confezione andrà bene il mio tutorial. Il tempo di taglio è di 10 minuti e il tempo di cucita 25 minuti, quindi anche veloce. Io in questo caso ho utilizzato del raso, quindi non ho bisogno è già un tessuto molto morbido, quindi non ho bisogno di utilizzare un altro tipo di tessuto. Quindi nella parte superiore possiamo utilizzare un tessuto e nella parte inferiore, a contatto appunto con le palpebre, possiamo utilizzare un tessuto più leggero, magari una seta ancora meglio, perché la seta permette alla parte così delicata delle palpebre e degli occhi di scivolare più delicatamente. Iniziamo subito con la confezione. Allora, per lo Sleep Mask abbiamo bisogno, io ho scelto questo tessuto in raso, cangiante, fucsia, bellissimo. Possiamo usare anche il tessuto, seta, anche altri tipi di tessuti, però sempre molto scivolosi e non usare dei cotoni troppo rigidi che potrebbero fare del male alla palpebra. Se vogliamo usare un tessuto magari che ci piace per la parte esterna lo possiamo usare, ma nella parte interna ti consiglio di mettere un tessuto così morbido che non fa male agli occhi, come ad esempio il raso oppure la seta, ancora meglio la seta. Io lo faccio con questo bellissimo raso. Poi serve dell'ovatta, in alternativa possiamo utilizzare un pile messo magari in doppio, dipende dalla grossezza che vuoi ottenere. Per quanto riguarda l'elastico esterno che tiene lo Sleep Mask, possiamo utilizzare due tecniche. La prima tecnica, possiamo utilizzare per esempio un elastico di quelli da reggiseno vecchio che non usi più, oppure che hanno la possibilità di aprirsi, di allungarsi, di stringersi e via dicendo. Oppure puoi utilizzare un elastico, proprio un elastico, per esempio largo dai 15 ai 25 mm, che verrà quindi inserito all'interno di un tubolare. Poi andiamo a vedere. E poi io lo voglio personalizzare con un pizzo. Uso questo qui, un pizzo tutto intorno. Io ho preparato il cartamodello. Allora, A e B sono 30 cm e questo è 30 cm, quindi anche F e E. B è 10 cm, AF è 10 cm, quindi squadro prima il foglio e mi trovo tutti questi punti. Il C è la metà di AB, quindi 10,5 e 10,5, e ovviamente anche questo è 10,5, quindi F e D è 10,5. CD è 8 cm più 2, quindi 10. Quindi da D salgo di 2 cm e mi trovo il punto I. Partendo dai vertici mi segno 2 cm, quindi che saranno EH
FE, AF e BG. Quindi mi trovo questi punti che sono G, H, I, E e F. Con delle linee curve unisco tutti i punti insieme e mi formo la mia maschera. Quindi questo è il cartamodello che bisogna utilizzare. Dopo che abbiamo disegnato il nostro cartamodello, lo riportiamo su un foglio di carta velina in modo tale da non rovinare il cartamodello. Adesso dobbiamo prendere la stoffa, posiziono in dritto filo e in doppio, la stoffa è in doppio, mi segno 1 centimetro di margine e vado a tagliare e ho le mie due parti. Devo tagliarmi l'ovatta. Ho tagliato l'ovatta, ecco qua. Questa è la fodera. Ricordiamoci che la fodera è leggermente più piccola rispetto alla parte del davanti, di 2 mm più o meno, in modo tale che rivoltando siamo sicuri che la cucitura si manterrà nascosta e quindi rivolta un pochettino verso l'interno. La segniamo con una F in modo tale da avere, sappiamo che questa è la fodera, quindi leggermente più piccola. Ho attaccato con gli spilli il pizzo che poi verrà rigirato. Faccio un punto largo a macchina per cucire, lo potrei anche eventualmente imbastire, ma faccio prima a cucire questa parte a macchina. Ovviamente cucirò anche i lembi che sono le estremità, in modo tale che sia pulito dall'altra parte, in modo tale che quando rivolterò tutto al dritto sarà perfettamente cucito in maniera pulita. Ho deciso di usare questo elastico che era di un mio reggiseno che mi ricordo non l'ho neanche mai messo, quindi è nuovissimo, ci sta molto bene, è carino, è un rosa leggermente più chiaro, però è veramente molto carino, quindi ho deciso di mettere questo. Questo lo devo tagliare da questa parte qui, quindi devo eliminare questa parte e ovviamente lo devo inserire in questo modo. Quindi qua avevo messo delle tacche, quindi lo inserisco da questa parte e da questa parte, quindi in questo modo. Quindi cucio tutto insieme. Devo intaccare i margini con le forbici perché ci sono delle parti curve, quindi intaccare tutta la parte curva. Ed ecco qui, quindi ho applicato tutto il pizzo, ho applicato anche la parte del dietro che terrà la testa, dopodiché prendo la parte della fodera, quindi la parte del dietro, e la inserisco in questo modo, cioè la metto sopra e fisso tutto con gli spilli. Dopo che ho fissato tutto con gli spilli, ricordati di lasciare una parte aperta di circa 5 cm nella parte superiore della mia slip mask. Quindi devo cucire a macchina tutta questa parte qui fino a qui, lasciando questa parte appunto aperta, in modo tale da poterlo poi rivoltare. Intaccare
i margini. In modo tale da poterlo rivoltare e la cucitura risulterà bella piatta. Rivolta al dritto, rivolto al dritto. Ecco qua. Wow. Quindi dietro abbiamo attaccato questo, che si può comunque spostare, come vedi, come vuoi. Ora inseriamo nella parte che abbiamo lasciato aperta, infilare l'ovata all'interno e sistemarla. Ho inserito l'ovata all'interno e adesso la parte aperta la devo chiudere e la chiudo con un sottopunto a mano. Ed ecco qui la mia slip mask è terminata e sono veramente molto soddisfatta. Bellissima. Spero che questo video tutorial ti sia piaciuto e se ti è piaciuto mi raccomando non dimenticarti di lasciarmi un bel like e iscriverti al canale se non sei ancora iscritto e farmi anche pubblicità se ti fa piacere condividendo il video o il canale nei tuoi social. Mandami una foto se realizzerai questo tutorial e io la pubblicherò nei miei social taggandoti. Ti mando un grande bacio sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video!